vedete questo vuol dire soltanto una cosa. Amiche ed amici, ben ritrovati su Momiss, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Io sono Simona ed oggi andremo a realizzare la borsa che avete visto in anteprima. Dopo la borsa Livia, la borsa Delia, la piccola Jamila e la Marshmallow Altea, nasce proprio lei, un altro modello di borsa, definirei anche must have, un modello molto popolare sul web, realizzata con Inda Big. Questo non fa altro che confermare quanto io ami Inda Big, cioè per me è il cordoncino da 6 mm per eccellenza, mi piace troppo, basta guardare la lavorazione. Cioè è incantevole secondo me, lavorazione perfetta, pulita, bellissima. Comunque vi ricordate all'inizio vi ho detto questo vuol dire soltanto una cosa? Eh sì, perché per la prima volta ho terminato una rocca da mezzo chilo di Inda Big in questa bellissima colorazione. Non mi è avanzato davvero nemmeno un pezzettino di cordoncino assurdo, credo che non mi sia mai capitato. Considerate che ho realizzato la nappina, no? Vedete, ho aggiunto un'altra colorazione perché altrimenti non riuscivo a fare gli altri 10 giri. Oltre alla rocca di cordino ho utilizzato una chiusura di questo tipo, direi anche molto grande, presenta le 4 viti. Nonostante lo spessore di Inda Big sono riuscita a fissarla con le viti, in questo caso non ho messo colla. Solitamente questo modello di borsa non si vede con questa chiusura ma con una chiusura o a cartella o magnetica. Se vi ricordate bene, se mi seguite da un bel po' di tempo, sapete che già ho realizzato questo modello che è un po' più piccolo, realizzato in cordino con la chiusura a cartella, risale se non erro al 2019, però lì avevo lavorato dei punti alti, avevo fatto un'altra lavorazione, il cui principio è sempre lo stesso. Visto che avete tanto adorato quel progetto e a volte qualcuno trova difficoltà nel comprendere alcuni passaggi, questa volta ho rifatto il tutorial con un punto di lavorazione differente, il punto maglia, con una chiusura diversa, con la nappina e non solo, passo passo vi ho mostrato tutti i vari giri, dal primo all'ultimo. Troverete lo schema per esteso, quindi anche qui scusatemi se pecco di presunzione un po', ma non dovreste avere problemi. Al contrario, se avete qualche dubbio scrivetemi, lo sapete che sono sempre disponibile. Ho utilizzato 2 moschettoni a ventaglio oro e una tracolla, questa è da 70 cm perché secondo me va più che bene, guardate, 50 no perché non mi va di portarla qui, 70 cm per me per esempio va più che bene, è spettacolare, mi piace tanto, è abbastanza grande per il modello che è, super comoda, spaziosa, da sfruttare in tutte le stagioni. Vi suggerisco magari qualche colorazione, tonalità adatta alla stagione ed il gioco è fatto. Il tutorial della nappina anche per questo progetto lo trovate sulla sezione shorts, lo so dura 60 secondi, ma se volete vedere la versione per esteso passo passo vi consiglio di dare un salto sul mio profilo TikTok. Non aggiungerei altro, questo è tutto il necessario che ci occorre, ovvero il minimo ed indispensabile. Il link del materiale ve lo lascio come sempre sotto a questo video nella descrizione del video che si trova in basso proprio al video. Basta cliccare sulla freccettina a destra e vi si aprirà la descrizione, lo leggete benissimo. Scusate se faccio questo appunto, però alcuni hanno difficoltà a trovare l'info box o la descrizione del video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanellina per non perdervi il prossimo contenuto. Seguitemi anche sui social. A questo punto sigla! Cappio, 3 catenelle iniziali, 1, 2, 3. Vado a chiudere nella prima catenella con punto bassissimo. Ora faccio una catenella che sostituisce il primo punto basso. All'interno di questo anello andiamo a lavorare 5 punti bassi. Entro, prendo il cordoncino, primo, entro di nuovo, 2, 3,
3, 4, 5, più la catenella iniziale siamo a 6, stacco il cordoncino, sfilo e vado a chiudere con asola di chiusura, entro nel primo punto basso, qui c'è la catenella, casomai prendiamo l'uncinetto più piccolo e facciamo questa operazione, quindi porto all'interno, entro da dietro, quindi al centro dell'ultimo punto, faccio passare il cordoncino e voilà! Primo giro di 6 punti bassi. Nello stesso tempo possiamo anche bloccare il filo in eccesso. Riprendo il cordoncino e punto l'uncinetto al centro di ciascun punto basso che ho al di sotto. Tiro fuori il cordoncino e inizio con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Sempre nello stesso punto lavoro un secondo punto per un totale di 2. Secondo giro, giro di aumenti. Per ciascun punto al di sotto, sempre al centro, andremo a lavorare un aumento, quindi vado sempre al centro. I primi giri sono sempre i più stretti, man mano che andate avanti vedrete che il lavoro è sempre più morbido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e i primi 2, 12. Stacchiamo il cordoncino, ci inseriamo nel primo punto basso, facciamo passare il cordoncino, mi inserisco in questa maglia e al centro dell'ultimo punto e faccio passare attraverso il punto. Anche qui fin da subito possiamo bloccare il cordoncino. Giro numero 3, mi inserisco sempre al centro di un punto, prendo il cordoncino, tiro fuori e inizio con una catenella. Punto successivo, primo aumento. 1, 2, punto successivo, sempre al centro, vedete già che i punti sono più morbidi, un punto basso e nel successivo un aumento. 2 punti nello stesso punto, 1 e 2. Per tutto il giro lavorerò un punto basso nel primo punto e un aumento nel secondo punto. 1 e 2. Durante questo giro, eseguendo sempre lo stesso procedimento, non avremo più 12 punti, ma 6 punti in più, quindi 18. Terminato il giro con l'aumento, stacco il cordoncino, ripeterò questa operazione per tutti i giri successivi, quindi ve lo mostro adesso e poi iniziamo direttamente con la sequenza di punti. Quindi faccio passare il tutto, blocco fin da subito
Ok, mi inserisco in un punto qualsiasi, tiro fuori sempre il cordoncino, inizio con una catenella, punto successivo sempre al centro, un punto basso. Nel frattempo, come notate, lavoro la coda dietro. Punto successivo, un aumento. Durante questo quarto giro lavoreremo 2 punti consecutivi e poi l'aumento. Avete visto che adesso non faccio fatica ad entrare nei punti al centro? I primi giri sono sempre i più stretti, lo sappiamo. Ok, punto successivo, 1 e 2. Continuo per tutto il giro finché non mi ritrovo 24 punti. Giro numero 5, una catenella iniziale. Aggiungo 2 punti bassi consecutivi, 1, 2, per un totale di 3 e nel quarto faccio l'aumento. 2 punti nello stesso, 1, 2, 3 punti bassi consecutivi, 1, 2, 3. Nel quarto punto facciamo 2 punti bassi, aumento. Ripeto per tutto il giro, mi ritroverò con 30 punti maglia totali. Giro numero 6, ho già fatto la catenella iniziale, volevo farvi notare una cosa. Iniziano a formarsi gli spicchi, perché? Perché gli aumenti si trovano uno sopra l'altro, no? Ho fatto tutto ciò di proposito per mostrarvi e spiegarvi al meglio. Infatti questa volta la catenella l'ho realizzata praticamente nel secondo punto normale, poi c'è il terzo e poi c'è l'aumento. In questo modo adesso andremo a lavorare la sequenza di 4 punti bassi consecutivi e l'aumento non cadrà in uno dei 2 aumenti precedenti ma nel successivo, per cui vi consiglio in tutti i giri successivi di fare in modo che l'aumento del giro in corso cada non sull'aumento precedente ma sui punti bassi singoli. Mi raccomando, è importante per avere un pannello più tondeggiante possibile. Detto questo, possiamo andare avanti con la sequenza. Faccio il secondo punto, terzo, quarto, faccio l'aumento, 1 e 2. Ripeto la sequenza per tutto il giro, 4 punti e un aumento finché non mi ritroverò con 36 punti bassi. Giro numero 7, mi sono già agganciata con la catenella, basta che vi agganciate sempre nel secondo punto dopo l'aumento ed il gioco è fatto. Questa volta facciamo 5 punti consecutivi, quindi 2, 3, 4, 5 e nel sesto facciamo l'aumento, 1, 2, 5 punti più un aumento, ci ritroveremo con 42 punti. Considerate che sono sempre 6 punti in più ad ogni giro. Giro numero 8, primo punto, ne faccio altri 5 consecutivi per un totale di 6, 2, 3, 4, 5, 6 e nel settimo faccio l'aumento, 1, 2. Ripeto per tutto il giro, mi ritroverò con 49 punti. Come notate il pannello è perfettamente tondo. Mi raccomando, seguite passo passo tutti i consigli che sto condividendo con voi. Da questa clip in poi andrò molto veloce, vi mostrerò lo schema passo passo, in questo modo potrete seguirmi al meglio. Il lavoro è abbastanza ripetitivo. Giro numero 9, 7 punti bassi consecutivi e poi l'aumento.
da ripetere per tutto il giro. Giro numero 10, 8 punti bassi più un aumento. Giro numero 11, 9 punti bassi più aumento. Giro numero 12, 10 punti bassi e un aumento. Giro numero 13, 11 punti maglia più l'aumento. Bene, adesso seguitemi bene, non sarò qui a spiegarvi passo passo tutti i calcoli che sto facendo, altrimenti ho paura entraste in confusione. Mi limiterò soltanto a darvi il numero di punti e a mostrarvi tutto passo passo senza dilungarmi troppo in chiacchiere. Visto che io andrò ad utilizzare questo tipo di chiusura, devo andare ovviamente a realizzare una fessura che ospiterà metà chiusura, mentre questa andrà dall'altra parte. Ho iniziato il giro numero 14 e sto iniziando la sequenza di 12 punti maglia più l'aumento. Ho fatto la prima sequenza. Per arrivare a metà pannello devo lavorare altre due sequenze. Durante la sequenza centrale, quindi la seconda, andremo a realizzare esattamente al centro questa chiusura. Come notate ho già segnato dei punti col marker. Fatta la prima sequenza, cosa fare? Seguitemi passo passo se state realizzando lo stesso progetto, state utilizzando lo stesso materiale. Al variare dei materiali ovviamente cambia anche lo schema. Ci tengo a precisarlo perché ultimamente nei commenti sotto ad ogni video mi chiedete se si può fare lo stesso progetto con altri filati eccetera eccetera. Sappiate che in generale in base al materiale che si usa varia lo schema. Purtroppo è così, se utilizzate un altro filato dovete necessariamente adattarlo al progetto. Comunque andiamo avanti. Ho fatto la prima sequenza, quindi ripeto 12 punti e l'aumento. Adesso lavoro 1, 2, 3, 4, 5 punti consecutivi. Uno, 2, 3, 4, quinto ed ultimo punto maglia. Ok, adesso mi ritrovo i punti che io ho segnato col marker perché ho fatto dei calcoli ben precisi, visto che nel corso della lavorazione dobbiamo fare gli aumenti, ma voi basta che mi seguite passo passo e siete davvero a posto. Vado a sostituire questi 4 punti con catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi sostituisco questi 4 punti con 6 catenelle. Intanto mi aggancio non nel quarto punto segnato ma nel quinto e lavoro un punto maglia. Ora, prima di andare avanti, bisogna fare una prova, quindi tolgo i miei marker, meglio fare la prova subito che poi andare avanti e disfare tutti i giri successivi, no? Sì, io credo possa andare bene. 6 catenelle vanno più che bene, quindi vado avanti. Avevamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 punti saltati, 10, 11, 12 e nel 13° punto andiamo a fare l'aumento. Stiamo sempre rispettando la sequenza per ingrandire il nostro pannello. Fatto questo, riprendiamo la sequenza. Qui il marker lo posso pure togliere, mi serviva per dividere a metà il pannello. Ripetiamo la sequenza fino a terminare tutto il giro. Sono il giro numero 15. Ho iniziato subito dopo l'aumento un punto esattamente nel secondo, come ho sempre fatto dall'inizio. Ho lavorato i primi 4 punti, mi ritrovo alle 6 catenelle. Adesso ci ritroviamo 2 punti in più, ma da adesso in poi non li dobbiamo considerare assolutamente nel calcolo degli aumenti, perché i 2 punti in più sono stati fatti soltanto per ospitare la chiusura. È chiaro, ma dobbiamo lavorarli ugualmente, quindi vado a lavorare un punto in ciascuna catenella, 2, 3,
4, 5 e 6. Se vogliamo, questi 6 punti li possiamo sempre marcare. In questo modo sapete, soprattutto le principianti sanno che nel prossimo giro da qui partono sempre i 6 punti e potete comunque sempre contare la sequenza. Durante questo giro dobbiamo lavorare 13 punti più l'aumento. Quindi cosa devo fare? Devo andare a contare 4 punti più 4, 8, tralasciando i 2 in più. 9, 10, 11, 12, tredicesimo ed ultimo punto, e nel 14° facciamo l'aumento. Adesso non è necessario andare a fare tutto questo discorso per rispettare la sequenza dei punti. Se come me avete sempre iniziato il giro nel secondo punto dopo l'aumento, automaticamente sapete che dopo l'aumento del giro precedente, nel giro corrente farete l'aumento. Quindi non so se mi sto spiegando bene, ma eventualmente utilizzate questa tecnica. Adesso ripeterò questa sequenza 13 più un aumento per tutto il giro fino a terminarlo. Nel frattempo potete notarlo anche voi come il pannello tondo sia perfettamente tondo e come è molto grande. Anche qui realizzeremo una grande borsa. Fino ad ora siamo soltanto a 31 cm. Bene, termino qui il mio lavoro che comprende la parte davanti e la parte dietro della borsa. Fra poco andremo a realizzare la parte davanti. Questa sarà la nostra patella. Come notate ho già segnato dei punti col marker e adesso vi dico. Prima di farlo il nostro pannello misura un bel po', diametro da 34 cm. Dunque, prendendo come riferimento la zona della patella dove andremo ad applicare la chiusura, poco prima abbiamo un aumento e subito dopo abbiamo l'aumento qui e l'aumento qui. Segno il secondo e segno il primo. Prendiamo come riferimento questa zona per intenderci. A partire dal punto subito dopo il marker contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nel 14° andate a segnare il punto che coincide con il secondo punto dell'aumento. Stessa cosa a partire da sinistra, subito dopo il marker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Segnate il 16° che coincide con il primo punto subito dopo, questa volta, l'aumento. Andremo a lavorare su questi punti. Da un marker all'altro, compresi i marker, ho 45 punti. Io credo che tutto sia chiaro, quindi iniziamo. Qui posso togliere tutto, posso togliere i marker anche su questa zona, non mi interessa, e per adesso tengo quelli che mi interessano, no? Ho chiuso l'ultimo giro con la sequenza dei 13 punti bassi più l'aumento, no? Adesso a partire dalla mia destra andrò a fare sempre 13 punti più la diminuzione, quindi farò una lavorazione al contrario, anziché aumentare diminuisco. È molto semplice. Allora, per adesso continuo a punto maglia, quindi mi inserisco al centro del punto, mi aggancio con una catenella e sempre dello stesso faccio un punto maglia. Lavoro i prossimi 12 punti per un totale di 13 con il primo fatto. Tredicesimo ed ultimo punto maglia. Dove c'è la diminuzione andiamo a diminuire, per cui sempre a punto maglia entro nel primo punto ed esco il cordoncino. Ripeto nel punto successivo. Quando ho 3 asole prendo il filo e chiudo tutto insieme. Prima diminuzione, vedrete che il vostro lavoro inizierà ad imbarcarsi ed è
del tutto normale. Ripeto 13 punti più una diminuzione per altre 2 volte. 13° punto, sono al termine della riga, quindi entro nel primo aumento, entro nel secondo prendendo il cordoncino e vado a diminuire. Ok, quindi ho eliminato 3 punti. Ora potremmo staccare il cordoncino e ripartire esattamente da qui e andare sempre a diminuire. Le due estremità poi non sarebbero ben bilanciate, perché da una parte abbiamo solo diminuzioni e dall'altra parte ad inizio riga no. Potrei pure andare a fare il giro a punto bassissimo per proseguire a punto maglia, è quel trucchetto che vi ho sempre mostrato per lavorare il punto maglia a pannello, ma anche lì non sarebbe equilibrato il lavoro, quindi cosa faccio? Continuerò a punto basso normale. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e anziché fare la diminuzione sulla diminuzione vado a lavorare non più 13 punti e una diminuzione, ma 12 punti e una diminuzione. Uno, e 12. Nei prossimi 2 punti vado a diminuire, prendo il cordoncino, entro nel punto successivo, prendo il cordoncino, 3 asole e chiudo tutto. Ripeto questa sequenza per altre 2 volte finché non termino anche qui la riga. Ultimi 2 punti, vedete come tutto coincide? Diminuzione, 1 e 2, 3 asole e chiudo tutto. Catenella, qui posso togliere anche il marker, non mi occorre più. Giro il mio lavoro, come notate si sta imbarcando. Stavolta andrò a fare 11 punti e poi la diminuzione. 1, 11 e i prossimi 2 punti li lavoro insieme. Facendo in questo modo la diminuzione non cade mai sulla diminuzione sottostante, anche per questo decido di lavorare in questo modo. Grazie a questo non si formeranno sulla parte davanti della nostra borsa i famosi spicchi. Procedo con 11 punti più la diminuzione per altre 2 volte fino a terminare la riga. 11° punto lavorato. A fine riga vado a diminuire. Ok, catenella, giro il mio lavoro e procedo. Stavolta lavoro 10 punti e poi la diminuzione. 1, 10, prossimi 2 punti, 1, 2, chiudo tutto e ripeto per altre 2 volte fino a terminare anche questa riga. Riga 5, 9 punti bassi e una diminuzione. Riga numero 6, 8 punti più una diminuzione. Bene, amiche ed amici, vi avevo lasciato alla riga numero 6 8 punti più la diminuzione. Questa segnata col marker è la riga numero 6, poi sono andata avanti perché comunque la lavorazione era ripetitiva, però io adesso qui sullo schermo vi scrivo le righe successive, soprattutto per agevolare le principianti. Dunque, durante la riga numero 7 ho lavorato 7 punti più una diminuzione, riga 8 6 punti più una diminuzione, riga 9 5 punti più una diminuzione, riga 10 4 punti più diminuzione, riga 11 3 punti più diminuzione, riga 12 2 punti più una diminuzione, riga 13 1 punto più una diminuzione e ho concluso con la riga numero 14 dove ho fatto 3 diminuzioni. La riga 14 è proprio questa.
1, 2, 3, mi ritrovavo 6 punti e ho fatto 3 diminuzioni, semplicissimo. E così facendo questo qui è il risultato, abbiamo realizzato la parte davanti della nostra borsa, il che è fantastico. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a rifinire questa zona e a che ci siamo possiamo rifinire anche tutta la patella a punto bassissimo. Quindi io direi di staccare il cordoncino. Così, questo possiamo pure lasciarlo qui, poi lo andiamo a lavorare. Il marker lo tolgo pure. Tra l'altro questo è ciò che mi rimane da una rocca di Inda Big da 500 grammi. Penso proprio che riuscirò a rifinire, poi il progetto è completato. In ogni caso bisogna rifinire. Allora, parto direttamente da questo punto, vado sempre in questo caso al centro e inizio con una catenella che poi a fine giro di rifinitura diverrà un punto basso in maniera invisibile. Ok, per ciascuna riga come al solito farò un punto basso, quindi riga successiva un punto basso, riga successiva un punto basso, riga successiva e lavoro anche la coda dietro, un punto basso e così via. Nulla di più facile, è un progetto davvero molto semplice e anche veloce. Il cordoncino Inda poi ci aiuta moltissimo perché in fretta cresce il lavoro e insomma. Qui come notate mi ritrovo i 3 punti bassi, non faccio altro che lavorare un punto basso in ciascun punto. Ok. Poi mi ritrovo sulle righe, ritorno a lavorare i punti bassi in ciascuna riga. Ok, sto per terminare. Poi proprio come ho fatto all'inizio vado al centro, in questo caso della diminuzione, e poi vado a fare un giro a punto bassissimo in costa dietro, quindi entro nel primo, prendo il filo e proseguo senza troppa tensione tra i punti, altrimenti va a restringersi un po' il tutto in maniera molto morbida. Questo ci serve soltanto come decoro. Allora, ho gli ultimi 3 punti. Ora sapete cosa faccio? Continuo a definire anche questa zona. Qui avevo la catenella, ma non ci importa perché adesso realizzeremo l'asola, quindi continuo a punto bassissimo. 2, 3, 4, 5. Allora, l'ultimo punto bassissimo non lo lavoro. Stacco il cordoncino, salto questo punto, vado direttamente nel primo punto bassissimo e vado a chiudere. Ok, e posso nascondere il cordoncino in eccesso all'interno e voilà, borsa terminata, ben rifinita. Guardate che spettacolo, immaginate con la chiusura. Questo è ciò che mi rimane. Potrei farci anche una bella nappina da inserire qui. Ora vediamo. Per applicare la chiusura basterà fare delle semplici mosse. Sembrerà impossibile, ma non lo è, non è la prima volta che lo faccio e adesso ve lo mostro meglio. Basta munirsi comunque di un giravite così a stella a croce, di un accendino, basta riscaldare la punta e far passare appunto questa punta bollente attraverso la lavorazione e il foro. Andiamo a praticare il foro in ciascuna maglia che coincide con il foro della chiusura, quindi basta fare questa operazione. Io l'ho già fatta per velocizzare i tempi. Guardate, basta fare questa operazione su tutte e 4 le viti e poi con un giravite piatto andare a spingere il resto della lavorazione
nella fessurina della chiusura ed il gioco è fatto. Bisogna avere un po' di pazienza, io ce l'ho perché so che il risultato finale sarà davvero wow. Poi una volta fatto questo basta inserire l'altra metà e avvitare le 4 viti, abbiamo fissato così il tutto. Amiche ed amici, e voilà, il progetto è completo adesso. Con ciò che mi è avanzato dalla rocca ho realizzato la nappina, però ho aggiunto anche l'altra colorazione utilizzata per la borsa Altea per avere una nappina bella pacioccosa, insomma. Che dire, io sono molto soddisfatta anche di questa borsa, di questo progetto. Non faccio altro che confermare che io amo questo cordoncino da 6 mm in the big. È la prima volta che termino una rocca da mezzo chilo praticamente. La resa è altissima, lo notate anche voi quanto è grande la borsa. Io innamorata di questo modello. Poi insomma ho cercato di fare un qualcosa diverso dal solito applicando questa chiusura in legno bellissima. Di solito vediamo questo modello con la chiusura a cartella. Se trovate difficoltoso l'applicazione di questo tipo di chiusura potete sempre optare per la chiusura a cartella o per un bottone magnetico. Io alla fine sono molto abituata ad applicare questo tipo di chiusura con le viti, quindi non ho avuto nessuna difficoltà sinceramente. Vi ho mostrato anche quale tecniche adotto io per applicarla, per fissarla. La borsa misura esattamente all'incirca su per giù 34 cm per un'altezza da circa 20 cm. Insomma è abbastanza grande, è abbastanza comoda, pratica, capiente, ve lo dicevo anche poco fa, è abbastanza grande. Vi ricordate, abbiamo realizzato un pannello tondo da 34-35 cm, quindi giudicate voi. La lavorazione è stupenda, vi ho mostrato un'altra tecnica, volendo la si può foderare, potreste andare a ritagliare lo stesso diametro, magari 1 centimetro in più della parte dietro, e per la parte davanti calcolate la metà del pannello dietro, quindi poi basta andare a cucire metà circonferenza e la inserite all'interno. Ovviamente bisogna lasciare lo spazietto vuoto per fissare la chiusura, ma se utilizzate un bottone magnetico oppure la chiusura a cartella, che è molto semplice da applicare, non vi dovreste curare di questo particolare. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che questa bellissima borsa vi sia piaciuta, io la adoro insieme a tutte le altre borse realizzate con Inda Big, quindi immaginate voi quanto io possa amare questo cordoncino. Se lo avete provato fatemi sapere cosa ne pensate, mandateci qualche feedback oppure facci sapere se ti incuriosisce e se vuoi provarlo anche tu. Vi ricordo che il link che vi riporta al materiale lo trovate sotto a questo video nel box informazioni. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento scrivetemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate come sempre, che io sono molto curiosa. Se provate a replicare questo progetto mandatemi le vostre foto, mi raccomando, ci tengo tanto. Io vi ringrazio anche quest'oggi per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tutorial. Per questo è importante iscriversi, attivare la campanellina, in questo modo non ti perderai nessun contenuto. Seguimi anche sui miei social. Grazie ancora, un bacino a tutti!